Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di ibridazione o ibridizzazione degli orbitali. Prima di introdurre il concetto dobbiamo un attimino vedere che cos'è la configurazione elettronica di un elemento chimico. Nel momento in cui noi andiamo a costruire la configurazione degli elettroni, andando a distribuire i vari elettroni sugli orbitali, utilizzando le regole di Hund e di Pauli, costruiamo quella che è la configurazione ideale di un atomo. In realtà accade spesso che durante una reazione chimica l'elemento possa mutare la sua configurazione, così come abbiamo visto quando abbiamo trattato la geometria molecolare o lo stato di ossidazione. Gli elettroni che vanno a generare legami sono quelli più esterni, quindi dei gusci più esterni. E nel momento in cui l'elemento chimico cambia la sua configurazione, cerca di ottenere una configurazione più stabile nel momento in cui si va a generare una nuova molecola. In sostanza l'elemento adotta quella che viene chiamata ibridazione o ibridizzazione. Questo concetto fu introdotto da Linus Pauling, il quale affermò che andando a rimescolare due o più orbitali dello stesso atomo, si ottenevano due o più orbitali, chiamati ibridi, che presentavano energia uguale, forma identica, ma che erano disposti nello spazio in modo differente rispetto agli orbitali puri. Questo concetto fu confermato pienamente dalla meccanica quantistica, la quale affermava che andando a combinare matematicamente due o più orbitali si ottenevano delle nuove equazioni le cui soluzioni erano proprio pari al numero di orbitali che si erano andati a generare. Con un termine di effetto estremamente semplice, cosa possiamo dire? Che definiamo l'ibridizzazione, il rimescolamento tra orbitali aventi stessa energia, quindi appartenenti, aventi lo stesso numero quantico principale, generando nuovi orbitali chiamati ibridi che risentono delle caratteristiche degli orbitali puri di partenza. Fatta questa premessa, vediamo un attimino quali sono le caratteristiche degli orbitali. Come dicevo in precedenza, innanzitutto perché possa avvenire una ibridizzazione, questi orbitali esterni devono avere un'energia molto simile tra di loro e quindi l'ibridizzazione può avvenire soltanto quando questi orbitali hanno stesso numero quantico principale uguale. Gli orbitali che ne derivano sono pari al numero di orbitali messe in gioco. Per esempio, se noi consideriamo l'ibridizzazione di tre orbitali puri, otterremo tre orbitali ibridizzati. Un altro discorso importante riguarda l'energia e la forma. Innanzitutto gli orbitali che si vanno a generare hanno la stessa energia, quindi vengono chiamati isoenergetici o degeneri e hanno stessa forma. Per quanto riguarda la forma, dopo l'ibridizzazione gli orbitali diventano bilobati, ma a differenza degli orbitali puri abbiamo un lobo più piccolo e un lobo molto più grande. Questo lobo molto più grande garantisce una maggiore copertura, quindi una migliore sovrapposizione tra gli orbitali e quindi va a generare dei legami sicuramente più forti rispetto ai legami puri. E dobbiamo dire che Pauling sempre ipotizzò matematicamente la forza di questi orbitali ibridi. Considerato uno il valore di energia di legame tra due orbitali puri, egli dimostrò che per esempio l'orbitale di tipo sp aveva un valore di energia di 1,93 e un orbitale di tipo sp2 1,99 e un orbitale di tipo sp3 addirittura un valore doppio rispetto a quello ipotizzato. Altro concetto importante che dobbiamo definire
e la divergenza angolare. Nel momento in cui l'elemento chimico va a ibridizzare, questi orbitali, così come abbiamo visto nella teoria VSPR, ottimizzano la loro divergenza, quindi rendendo minime le repulsioni di queste regioni a cariche negative, questo perché la molecola quindi abbia un'energia potenziale piuttosto bassa e quindi sia estremamente stabile. E nella distribuzione degli elettroni nei orbitali ibridi dobbiamo sempre considerare il principio di Hund e il principio di Pauli. Ultimo aspetto che è importante che dobbiamo considerare è che nella ibridizzazione può accadere che un orbitale ibridizzato sia occupato da un doppietto elettronico chiamato lone pair che non partecipa al legame. Questo l'abbiamo visto quando abbiamo quindi determinato la struttura, la geometria molecolare USPR. Questi orbitali, questi doppietti di non legame hanno un'enorme influenza sulla geometria molecolare e possono in un certo senso dare origine a nuovi legami chimici. Abbiamo diversi tipi di ibridizzazioni. Quelle comunemente che vengono studiate sono quelle di tipo SP, di tipo SP2, di tipo SP3. Quegli elementi che presentano per esempio gli orbitali D e che possono espandere l'ottetto possono generare per esempio orbitali di tipo SP e SP2D, SP3D2, quindi c'è una variegata composizione degli orbitali ibridi. Vediamo adesso di parlare degli orbitali di tipo SP3. SP3 cosa significa? Che abbiamo avuto un rimescolamento e una equiripartizione delle energie tra un orbitale di tipo S e tre orbitali di tipo P. L'elemento chimico che noi andiamo a prendere in considerazione è il carbonio. Quindi in definitiva vanno a generarsi 4 doppietti direzionati. Ora, come dicevo precedentemente, se noi andiamo a costruire la configurazione ideale del carbonio, quindi andando a inserire sulle ordinate l'energia, quindi il carbonio ha un numero atomico 6, per cui ha 6 elettroni, 6 elettroni, quindi se noi andiamo adesso a disegnare, quindi avrà 1s2, 2s2 e 2p2. Quindi avremo qui un orbitale 1s pieno, un orbitale 2s2 anch'esso pieno e l'orbitale 2p2 è semi occupato in quanto abbiamo soltanto 2 elettroni spaiati. Bene, se noi partiamo dal presupposto che il carbonio forma sempre solo 4 legami. Come dicevo in precedenza, se noi quindi non sappiamo che il carbonio fa 4 legami, noi potremmo immaginare che esso possa generare 2 legami di tipo sigma e eventualmente un legame di coordinazione. E quindi potremmo scrivere in questo modo, quindi 2 legami, per esempio, prendiamo il caso dell'idrogeno a 90 gradi, e può generare per esempio un legame di coordinazione con un elemento chimico, quindi 3 legami. Beh, questo chiaramente è in disaccordo con le prove sperimentali, in quanto si è visto che il carbonio presenta 4 elettroni spaiati di valenza. Come potremmo in un certo senso sopperire a questa diciamo, difficoltà? Ammettendo che un elettrone dell'orbitale S salti nell'orbitale P e quindi avremo questa situazione, quindi 2S, quindi un orbitale con un solo elettrone, e avremo 3 orbitali occupati da 3 elettroni.
Bene, quindi il gioco è fatto, nel senso che io ho 4 elettroni sbagliati e quindi ho generato la molecola di metano, ma le cose non stanno così. Perché? Perché si è visto che innanzitutto questi orbitali hanno forma ed energia uguale, quindi l'orbitale di tipo S non ha forma uguale a quella di tipo P, né tantomeno le energie sono uguali. Quindi che cosa bisogna ammettere? Bisogna ammettere che c'è stata quindi una ibridizzazione, quindi questo rimescolamento degli orbitali SP che hanno dato origine a un orbitale, a 4 orbitali di tipo sp3, che magari adesso vediamo in figura, nella figura che ho disegnato o posto sopra, quindi orbitali di tipo sp3. Attenzione, l'energia. L'energia abbiamo detto che è uguale nei 4 orbitali, ma è un'energia che è intermedia tra gli orbitali P, che hanno un'energia superiore all'orbitale S, ma hanno un'energia superiore all'orbitale S, quindi l'energia di legame si pone in una via intermedia tra gli orbitali P e gli orbitali S. Notiamo che tipo di lobatura hanno. Vedete, è un doppio lobo con come abbiamo detto prima, un lobo molto più esteso, quindi che riesce a garantire una migliore sovrapposizione tra gli orbitali. Che struttura esce fuori? Esce una struttura che adesso vediamo nel disegno, eccola qui, una struttura in cui gli orbitali sono disposti lungo i vertici di un tetraedro. Quindi vediamo qui l'orbitale S di partenza, i 3 orbitali puri P a forma di clava, l'ibridizzazione che è avvenuta chiaramente nelle 3 disposizioni spaziali, nell'asse X, Y e Z. Quindi otteniamo che cosa? Un tetraedro in cui i vertici quindi corrispondono ai vertici ripeto, di un tetraedro con angoli di 109 gradi, 109,5 gradi, quindi una ottimizzazione dell'energia. Ultima cosa prima di terminare la lezione, in modo che sia anche abbastanza chiaro. Nel momento in cui un elettrone salta da un orbitale S a un orbitale P, quindi c'è la promozione di questo elettrone, si è avuto un dispendio di energia e quindi questo è un po' in contraddizione con il concetto che la reazione, quindi la formazione di legame, deve avvenire a energie più basse possibili. Però questo gap energetico viene abbondantemente recuperato in quanto il carbonio va a generare 4 legami anziché 3 o 2, i legami che abbiamo visto in precedenza. Un'ultima cosa, l'ibridizzazione, quindi questo è un concetto che vale per tutti gli elementi chimici, avviene soltanto nel momento in cui abbiamo la reazione chimica, cioè l'ibridizzazione contestuale alla reazione chimica. Non esiste il carbonio ibridizzato. Il carbonio, così come gli altri elementi, si trova allo stato fondamentale con la configurazione che abbiamo visto precedentemente e nel momento in cui va a reagire con un altro elemento chimico, contestualmente abbiamo il fenomeno della ibridizzazione. Spero di essere stato chiaro nella lezione. La prossima lezione prevederà invece lo studio di 2 molecole che fanno eccezione, cioè la molecola dell'acqua e dell'ammoniaca. Vi invito a iscrivervi al mio canale o schiacciare un like.